Come stanno andando i giocatori dell'Inter che si trovano in prestito? Torna a grandissima richiesta la nostra rubrica, l'appuntamento con Interisti on the road, il nostro approfondimento in cui parliamo dei giocatori di proprietà dell'Inter che si trovano in questo momento in giro a titolo temporaneo. E lo facciamo per due motivi. Il primo è perché ce lo avete chiesto in tanti, innanzitutto negli ultimi giorni. Il secondo è perché ci sono anche diversi aggiornamenti di mercato da tenere d'occhio in questi ultimi giorni del calciomercato invernale. Una novità molto importante in particolare riguarda Valentin Carboni e allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così ci supportate e continuate a far crescere il nostro progetto. Mi raccomando, clic subito. Andiamo veloci perché ci sono diversi giocatori di cui parlare, tante notizie da commentare e partiamo, come detto, subito da Valentin Carboni, inevitabilmente secondo me il talento più interessante che l'Inter ha tra i vari giocatori ceduti in prestito. Si parla tantissimo dello juventino Kenan Yildiz, ecco anche l'Inter ha un suo Yildiz, nel senso che anzi addirittura Carboni fin qui secondo me sta facendo meglio perché in un contesto comunque più complicato come quello del Monza rispetto alla Juventus, una squadra che ha chiaramente altri valori rispetto alla rosa della Juve, sta cominciando davvero ad ingranare da trequartista nel 3-4-2-1, comunque alle spalle di un altro attaccante, 2 gol e 3 assist fino a qui, solo credo altri 4 giocatori nati dal 2005 in poi, lui è un classe 2005, hanno questi numeri tra i top 5 campionati europei e ha già iniziato anche a respirare il clima della nazionale maggiore, ma ne avevamo già parlato in un approfondimento completo su Carboni che trovate sul nostro canale, lo potete recuperare. La novità che ci interessa, che riguarda il mercato, è appunto il fatto che si stanno muovendo però diverse squadre, diverse cose attorno a Carboni. Intanto alcuni avevano ipotizzato anche in questo mercato di gennaio che potesse tornare all'Inter in anticipo per sostituire eventualmente Alexis Sanchez. Nelle scorse ore sono emerse invece delle notizie che appaiono anche confermate e ci parlano di forti interessamenti, in particolare dalla Premier League. C'è chi sostiene addirittura che sia arrivata già un'offerta superiore ai 10 milioni di euro, si parla addirittura di 14-15 milioni in arrivo dal West Ham, ma non solo, c'è anche un'altra società da quello che mi stanno dicendo. A quanto pare però le offerte sono state respinte, innanzitutto dall'Inter, ma anche l'amministratore delegato del Monza, Galliani, che ha in prestito Carboni nella sua squadra, proprio poco fa ha annunciato che Carboni rimarrà al Monza, rimarrà lì fino al termine della stagione. E questo è un po' anche il piano dell'Inter, che a meno di colpi di scena e di rilanci veramente fuori mercato, vuole che Carboni completi la stagione al Monza e poi fare una valutazione completa a fine stagione, con la possibilità magari anche, perché no, di riportarlo alla base, di riportarlo in rosa. Quindi questa è attualmente la situazione. Collegandoci poi sui giocatori in prestito, ma rimanendo dentro l'ottica del mercato, attenzione a Jonut Radu, lo ricordiamo, il portiere ancora di proprietà dell'Inter, non sta facendo bene al Bournemouth in Inghilterra, gioca poco, aveva subito, forse lo ricorderete, 6 gol contro il Manchester City, ovviamente non tutti per colpa sua, però ha fatto ovviamente rumore. Comunque fin qui non ha convinto e si stanno valutando anche nuove soluzioni già per questo mercato di gennaio. Per gli ultimi giorni pare addirittura che si sia mosso qualcosa dall'Arabia Saudita, ma anche qui è tutto da capire. Intanto invece Lucien Agumé si è trasferito al Siviglia, centrocampista, lui più giovane di Rado ovviamente, ha già incominciato a farsi vedere sia in campionato che in Coppa del Re, la Coppa spagnola. Non è stato accolto benissimo in realtà, visto che il Siviglia è in cattive acque davvero, si trova ad un solo punto dalla zona retrocessione in Spagna e quindi c'è un po' di scetticismo attorno ad un colpo giovane, un giocatore che non stava giocando all'Inter, che non ha avuto spazio all'Inter, si diceva c'è bisogno di giocatori più esperti, pronti a lottare anche per questi obiettivi. Vedremo, per ora ha giocato una ventina di minuti e l'allenatore ha detto che vuole vedere un po', vuole testarlo. Il Siviglia ha il diritto di riscatto da poter esercitare al termine della stagione. Franco Carboni, invece, il fratello di Valentin di cui abbiamo parlato prima, è passato dal Monza, dove si trovava e non stava giocando, alla Ternana in Serie B e si è subito ritrovato in questo passaggio perché ha già giocato 2 partite da titolare in campionato da esterno sinistra a tutta fascia e ha trovato pure un gol nella vittoria per 3-1 sul Cittadella. Quindi sta mettendo in mostra le sue doti fisiche ottime davvero. È un profilo che in questa Serie B è da tener d'occhio, un giocatore che si può chiaramente
assolutamente valorizzare. Chi invece è alle prese con dei problemi fisici e, in questo momento quindi è ai box, sono 2 giocatori, ne parliamo insieme: Gaetano Ristanio e il più discusso di tutti i prestiti interisti, ovviamente parlo di Joaquin Correa. Parto da lui, si trova al Marsiglia che ha un'opzione che diventa obbligatoria per il riscatto se si qualifica alla prossima Champions League. Quindi il Marsiglia deve arrivare terzo sostanzialmente vista la situazione attuale. E al momento il Marsiglia è a -6 dal terzo posto, ma soprattutto ci sono diverse squadre in mezzo, quindi è una corsa sicuramente difficile. Correa ha messo insieme 11 presenze, solo 500 minuti, 600 minuti, qualcosa del genere, quindi anche vari spezzoni, e devo dire che qualcosina nelle prime uscite, qualche segnale lo aveva dato, giocando da attaccante esterno, partendo da sinistra, soprattutto in Europa League qualcosa aveva fatto vedere. Però poi il tabellino dice 0 gol, 0 assist, contributo molto, relativo, e, ha riportato anche un infortunio alla caviglia che, da inizio dicembre lo sta tenendo ai box e non so ancora sinceramente quando tornerà in campo. Non ho letto aggiornamenti di un ritorno in campo. È una bella grana perché adesso tutto fa pensare che a fine stagione tornerà all'Inter e in qualche modo andrà piazzato, visto che ha anche un peso a bilancio sicuramente rilevante. Oristanio invece è un gran peccato perché ha trovato un Cagliari in grande difficoltà. Pensavo che potesse avere meno difficoltà sinceramente di quelle che sta avendo in questa stagione. Secondo me, ha avuto spazio, però non gli è stata data tutta quella fiducia che meriterebbe per quello che è il suo valore, o almeno per quello che ritengo essere io il suo valore, però ha fatto vedere delle cose interessanti. Giocando da trequartista, esterno offensivo soprattutto, è stato usato in particolare a destra per rientrare poi sul mancino e così è arrivato uno dei suoi 2 gol in questo campionato, molto bello tra l'altro, 20 presenze, partito in alcuni casi dalla panchina, 2 gol e un assist come dicevo. È arrivata però poi questa frattura al piede nelle scorse settimane e, credo che sarà fuori fino alla fine del mese di febbraio. È un peccato perché, credo che sia il giocatore probabilmente più qualitativo che c'è nella rosa, del Cagliari, meriterebbe di essere messo lui e, diciamo, e poi gli altri probabilmente, con tutto il rispetto, in un contesto più favorevole probabilmente si sarebbe messo ancor più in mostra, considerando, ecco, che, ecco, per me il livello qualitativo è molto buono di Oristanio. Poi non so se da Inter ancora, c'è chi dice che visto che ci sono problemi con le liste, l'anno prossimo ci saranno tante partite, magari si può avere un po' di coraggio in più nel lanciare i nostri talenti e quindi si può pensare, ad Oristanio. Credo che Oristanio nell'Inter andrebbe un attimino ricollocato e quindi ricostruito un po', per incastrarlo nel 3-5-2 di Inzaghi. Forse un altro anno in prestito potrebbe fargli bene, mentre magari potrebbe essere più pronto un Giovanni Fabian, che invece sta sgomitando a Bologna in un contesto sicuramente molto più competitivo e sta mettendo in mostra la sua dote principale. È un giocatore che ha un fiuto per il gol veramente come pochi altri ed è una dote mai banale secondo me, visto che parte da centrocampista, mezzala, è stato adattato anche da trequartista, in alcuni casi si stava ragionando anche di metterlo prima punta, quindi giocatore duttile che però la porta la vede, la sente e ufficialmente Fabian non è più un giocatore dell'Inter, lo ricordiamo sempre, nel senso che è stato ceduto a titolo definitivo al Bologna, però l'Inter mantiene un diritto di riacquisto, quindi a 12 milioni di euro l'Inter può riacquistarlo e fin qui ha giocato poco, soprattutto diciamo che dall'inizio di novembre in poi ha cominciato anche lui ad ingranare di più, a trovare più spazio, approfittando anche di alcuni infortuni che ci sono stati. Sta giocando, come dicevamo, più da trequartista magari, ma credo che con Inzaghi, con l'interpretazione del 3-5-2 inzaghiano, possa tranquillamente far molto bene anche da mezzala. L'unico dubbio che mi viene in mente è che, gioca da mezzala destra, o almeno io lo vedo da mezzala destra sinceramente, e lì ci sono già Barella e Frattesi. Quindi questo è l'unico dubbio. Comunque ci penseremo eventualmente in estate. Intanto si sta mettendo in mostra in una squadra ambiziosa, con un tecnico importante, quindi si sta formando un giocatore importante, l'Inter per cui ha potenzialmente un buon giocatore da poter ricomprare a 12 milioni di euro, che non sono pochi, ma comunque sapete quanto costano i talenti in Serie A quando provi ad andare ad acquistarli. Quindi classe 2003, un anno in meno di Orestanio, da tener d'occhio in questa seconda parte di stagione. Sebastiano Esposito invece ha chiuso il 2023 alla grandissima con la Samp,
Ne avevamo parlato forse nell'ultimo aggiornamento tempo fa, mi sa che ne stavamo parlando. Comunque ha chiuso molto bene, 4 gol e 1 assist nelle ultime partite dell'anno, e giocava davvero trascinatore, cioè si è messo in mostra come giocatore, davvero importante. Cioè, l'ho visto bene, devo dire, nello schieramento della Samp. Adesso ha avuto un problema muscolare, sta rientrando, quindi nel 2024 non ha ancora giocato, ma dovrebbe farlo a breve. Si trova in una situazione complicata, quella della Samp, che ha vari problemi anche societari, eccetera, però ha fatto vedere quello che sapevamo, ecco, mettiamola così, quello che sapevamo di Sebastiano Esposito, ovvero che penso che le doti tecniche di questo giocatore non siano in discussione, le conosciamo, le vediamo e le ha dimostrate ancora una volta, e anche a livello caratteriale è un giocatore che può ambire ad una buona Serie A, secondo me. È una prima punta, classe 2002, forse per fare il salto nell'Inter serve qualcosa in più, probabilmente, però tutto da monitorare in questa seconda parte di stagione, se avrà continuità. Una delle cose che gli sono mancate in questi anni in cui si è fatto vedere nei campionati da professionista. Mi viene il dubbio, non so bene le strategie della Samp, che ha preso Agustin Alvarez dal Sassuolo, quindi un altro attaccante, spero non tolga spazio ad Esposito, anche se ruolo un po' leggermente diverso. Comunque, sempre nella Samp, Filip Stankovic, anche lui si trova in prestito, diritto di riscatto e contro riscatto per l'Inter, titolare indiscusso, lui tra i pali, non ci sono dubbi, ha saltato una sola partita, mi sembra, in Serie B quest'anno, rimanendo in panchina, le altre le ha giocate tutte, e è partito con qualche incertezza, anche qualche errore, però la Samp gli ha dato fiducia, lo ha aspettato e ha avuto lui una crescita molto importante, ha risposto bene nella parte centrale della stagione di Serie B, veramente molto bene. Poi nelle ultime gare purtroppo la Samp, anche qui non benissimo, credo abbia subito 12-13 gol nelle ultime 4 partite, situazione delicata e ne sta risentendo anche lui. Velocemente chiudiamo poi con gli ultimi nomi. Il difensore Zino Van Oisden, un nome che all'Inter non abbiamo praticamente mai visto perché è sempre stato in prestito e soprattutto purtroppo classe 99, la sua carriera è stata costellata di tanti infortuni. Sta giocando da titolare, da protagonista con lo Standard Liegi, è il capitano tra l'altro in questa difesa a 3. La società belga ha un diritto di riscatto a 7 milioni di euro, sono tanti, però si sta rilanciando in questa stagione, quindi magari l'Inter potrebbe anche cederlo e incassare qualcosa, visto che è in scadenza 2026, magari anche un prestito con obbligo di riscatto alla stagione successiva potrebbe venir fuori. Si è rivisto anche in nazionale a fine 2023, solo convocato, non ha giocato, quindi qualche segnale di rilancio per questo talento finalmente c'è, lo dico finalmente per lui perché poverino è stato spesso ai box per infortunio. Attenzione invece a Mattia Zanotti, un esterno destro, classe 2003, sta giocando con continuità e sta facendo bene al San Gallo in Svizzera. Stagione da protagonista, affidabile come rendimento e anche dal punto di vista fisico, anche se non è molto alto e molto strutturato. È uno di quelli che spero possa fare un po' un percorso alla Di Marco, magari trovando anche una sponda giusta in Serie A prima di portarlo all'Inter, però da vedere. Infine, per restare sui profili principali, diciamo così, da quelli in prestito, Francesco Pio Esposito, su cui c'erano e ci sono, almeno da parte mia, grandi aspettative, attaccante il più piccolo dei fratelli Esposito e da molti definito il più talentuoso, un giocatore alto, c'è un identikit che trovate sul nostro canale tra l'altro, un giocatore che per certi versi può essere paragonato magari ad un Dzeko, per certi versi, con le dovute proporzioni chiaramente, però mettiamola così. È alla prima stagione tra i professionisti, quindi è sempre da ricordare questo. Era partito molto bene, 2 gol nelle prime partite in Serie B con lo Spezia, poi però si è inceppato e si è fermato lì a livello realizzativo, anche se sta giocando da titolare in tutte le partite. Quindi la sua esperienza, la confidenza con la Serie B la sta trovando e con il campionato da professionista. Gioca da attaccante nel 3-5-2, sempre con un altro attaccante al suo fianco, ma è lui quello che fa più il riferimento centrale, anche se si muove molto. È un profilo anche lui, secondo me, da monitorare con molta attenzione,
magari in una squadra più competitiva dello Spezia, che è ultimo in classifica in Serie B, avrebbe avuto anche altri numeri, avrebbe avuto anche una crescita migliore probabilmente. Vedremo, speriamo per lo Spezia e per lui che la seconda parte di stagione possa andar meglio. Questo è il punto della situazione allora con i nostri interisti on the road, la rubrica sui giocatori dell'Inter che si trovano in prestito. Fatemi sapere, secondo voi, chi tra questi merita magari una chance all'Inter già dalla prossima stagione, dalla prossima estate, e poi se c'è qualcuno che state seguendo in modo particolare in questa stagione, fatemi sapere nei commenti. Qui per forza di cose, per metterli tutti, ho dovuto un pochino condensare i vari argomenti. Vi aspetto in diretta alle 19:30 per approfondire ulteriormente. Poi nel club di Passione Inter abbiamo avuto il nostro watch party come ogni giovedì, quindi è stata una bella serata. Vi aspettiamo su passioneinter.club per partecipare a questi eventi ogni giovedì, ogni lunedì la chiamata del lunedì appunto con gli argomenti caldi del momento e tutti i post partita. www.passioneinter.club se vi piace quello che facciamo e volete sostenerci. E poi vi ricordo che trovate in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.